È già stato confermato che in Tekken 7 verranno aggiunti in futuro altre due guest star come DLC. E nonostante io non sia molto favorevole alla pratica dei personaggi DLC nei picchiaduro, mi sono lasciato trascinare un po' da tutta quella serie di speculazioni su chi potrebbero essere, soprattutto quando Arada ha chiesto consiglio alla community su Twitter. E in questo video ho scelto di mostrarvi i consigli che ho ricevuto che ritengo più validi. Però prima un piccolo presupposto. Secondo me le guest star andrebbero contestualizzate, cioè dovrebbero amalgamarsi bene all'interno dell'ambientazione. Quindi preferirei una situazione come quella di Dead or Alive 5, dove le guest star sono comunque personaggi di altri picchiaduro, piuttosto che la cozzaia che si è creata in Mortal Kombat 10, dove Alien, Predator, Jason Voorhees e Johnny Cage coesistono allegramente. Che è una cosa fighissima, ma stona troppo con l'ambientazione. Preferirei che in Tekken tutto fosse coerente. Quindi non necessariamente tutti i personaggi di altri picchiaduro, ma che almeno siano tutti personaggi che nella loro ambientazione d'appartenenza combattono corpo a corpo. Partiamo con una precisazione. Dal mio punto di vista non dovrebbe essere preso in considerazione nessun personaggio di un anime. Questo perché avrebbe pochissimo senso. Ma qualcuno ha suggerito Kenshiro e siccome Ken è Ken, ve lo riporto in questa lista. Anche se, sinceramente, lo vedrei meglio in Mortal Kombat. Qualcun altro ha suggerito Sion Barzad da The Bouncer. È stato uno dei primi personaggi ad essere suggeriti ad Arada. E in pienissima sincerità, nonostante The Bouncer sia il mio picchiaduro a scorrimento preferito in assoluto, non l'avevo assolutamente preso in considerazione. Ma adesso che qualcuno me l'ha ricordato, lo voglio, lo pretendo. O lui o il cattivo finale, che non vi spoilerò perché dovete giocare a The Bouncer. Fidatevi, è bellissimo. Purtroppo, realisticamente, la possibilità che sia lui una delle due guest star sono vicinissime allo zero. Perché comunque stiamo parlando di personaggi che saranno DLC, quindi comprabili a parte, e nessuno rischierebbe di pagare a vuoto la licenza d'utilizzo per un personaggio che non potrebbe far ricavare profitti. Dopotutto, The Bouncer è un gioco di nicchia uscito nel 2000. Saremo tipo in 4 in tutto il mondo a volere un personaggio di quel gioco in Tekken. Si passa a Solid Snake. Normalmente sarei a favore di questa idea. Come dice il suggeritore, Snake è un ottimo combattente corpo a corpo, quindi avrebbe decisamente senso, no? Beh, temo di no, perché nonostante tutto, Snake stona troppo all'interno di Tekken. Stona troppo con l'atmosfera, con l'ambientazione e anche con il cast degli altri personaggi. Vedete? Si nota subito chi è l'intruso. Uno dei più richiesti in assoluto è invece Kazuma Kiryu da Yakuza. Ed è una scelta azzeccatissima secondo me. Non ho mai giocato alcun gioco della serie Yakuza purtroppo, ma ho sempre sbavato davanti ai trailer, soprattutto quelli dei giochi più recenti. Oh mio Dio, quello è Takeshi Kitano! E so che Yakuza prevede prevalentemente combattimenti corpo a corpo, quindi Kazuma è un personaggio che starebbe decisamente bene all'interno di Tekken 7. Un altro personaggio richiesto a gran voce è Geese Howard da Fatal Fury e King of Fighters. E non c'è molto altro da aggiungere, se non che sarebbe pazzesco vederlo combattere con Heihachi Mishima. Una cosa che non mi aspettavo, invece, è stato il suggerimento di Tifa di Final Fantasy VII. Il suo stile di combattimento all'interno del gioco è basato su attacchi corpo a corpo, quindi non sarebbe male come personaggio. Ma secondo me, Zell di Final Fantasy VIII all'interno di Tekken starebbe decisamente meglio. Immaginatevelo, con il suo carattere, con il suo stile di combattimento. Sarebbe fantastico vederlo in Tekken. E poi Tifa è già in Air Gates. Ha già avuto la sua possibilità in un picchiaduro. Diamo una possibilità anche a Zell. Dopodiché si passa a Ryo Azuki da Shenmue. E pensandoci, è tra i personaggi più adatti a far parte di Tekken. È un lottatore, è un personaggio che all'interno di Tekken non stonerebbe, ed in più avrebbe una enorme valenza pubblicitaria per via dell'imminente Shenmue 3. Si passa poi a Taki. Taki era nella mia lista di personaggi che avrei suggerito io stesso per Tekken 7.
perché oltre ad essere il mio personaggio preferito di Soul Calibur per un sacco di ottimi motivi, è anche perfetta per Tekken 7. Partiamo dal fatto che c'è da considerare che Tekken e Soul Calibur sono sviluppati dal medesimo team, quindi l'inclusione di un personaggio di questa serie per loro è una bazzecola, non devono chiedere i diritti in prestito a nessuno. In più è un po' che si rumoreggia un grande ritorno di Soul Calibur, e a parer mio sarebbe anche l'ora. Da poco è anche stato il 20° anniversario della serie, quindi quale altro modo migliore per festeggiare in attesa di un nuovo titolo se non un personaggio guest star in Tekken? Per di più, Taki sarebbe un ottimo sostituto per Kunimitsu. Sono entrambe kunoichi armate e Taki potrebbe avere uno stile di combattimento che oltre alle sue mosse classiche da Soul Calibur ne integri anche qualcuna di Kunimitsu. Per me funzionerebbe alla perfezione. Altro personaggio che è tra i più amati dai nostalgici di Tekken, ma che stranamente è stato suggerito pochissimo, è Gon. Gon era già una guest star in Tekken 3 e non ha alcuna coerenza all'interno di Tekken, però il fatto che siamo già abituati alla sua presenza in Tekken 3 ci rende molto più facile immaginarcelo all'interno del mondo di Tekken. Riusciamo a immaginarcelo nel contesto di Tekken 7. E sarebbe un'idea molto carina l'inclusione di Gon come joke character, perché ciò non influirebbe troppo sul roster e non intaccherebbe minimamente lo svolgimento dei tornei, soprattutto di quelli in cui non è garantita la presenza di personaggi DLC. Non ho idea di quali siano i termini con la quale sono riusciti ad ottenere la possibilità di inserire Gon in Tekken 3, quindi non so quanto sia davvero possibile prenderlo di nuovo in prestito per un altro gioco. Però se fosse una cosa fattibile andrebbe davvero presa in considerazione. E ultimo della lista, Arada in persona. Non è la prima volta che vedo questo suggerimento e mi è anche stato fatto notare che Arada è già un combattente in Soul Calibur 5, quindi una sua partecipazione al King of Iron Fist come guest character sarebbe il picco massimo di epicità che riesco a immaginarmi. E oltre a questi 10 mi sento di includere un personaggio che non è stato suggerito da nessuno su Twitter, ma che suggerisco io personalmente perché ritengo perfetto per Tekken 7, cioè l'inclusione di un altro personaggio scartato di quelli proposti per Tekken Revolution. Come ho già spiegato precedentemente in un video in cui raccontavo la storia di Eliza, questa vampira era originariamente un personaggio scartato che sarebbe dovuto comparire in Tekken 6. È stata poi riproposta nel sondaggio di Tekken Revolution in cui bisognava scegliere quali tra i personaggi scartati dei Tekken precedenti sarebbe dovuto comparire in quel gioco e lo ha vinto, garantendosi così lo status di personaggio ufficiale. Dato che già lei è un DLC di preordine, non vedo perché non inserire un altro personaggio di quella lista. È una posizione bonus questo consiglio per via del fatto che non sarebbe un personaggio guest star, sarebbe un personaggio originale. Quindi si allontana un bel po' dallo scopo originale di questi suggerimenti. Però personalmente io preferirei l'inclusione di un personaggio che originariamente avrebbe dovuto far parte di Tekken, piuttosto di quella di un personaggio che con Tekken non ha niente a che fare. So che Arada teneva particolarmente a Ganmi-chan, la ragazza fan di Ganryu, perché aveva cercato il consenso del pubblico per inserirla in Tekken Revolution oltre ad Eliza. Oltre a lei ritengo molto interessanti la sposa zombie e il pesce combattente Salmon, anche se lo preferirei nella versione che mi ero immaginato io. Terminiamo con alcune menzioni d'onore. È stata richiesta Bayonetta, che oltre a non avere alcuna coerenza con l'ambientazione, non vedo che moveset potrebbe avere in Tekken. Tekken non è Super Smash Bros, non può avere mosse troppo esagerate, o sarebbe troppo OP. Altra richiesta è stata Lara Croft, che non mi pare combatta corpo a corpo, quindi non va bene. E poi se la includessero, sceglierebbero sicuramente il design del recente reboot, quindi meglio di no. Reiko di Rumble Roses, e sappiamo tutti perché è stata richiesta. Sarah Kerrigan, che vi dirò, non sarebbe male. L'inclusione di Kerrigan in un picchiaduro sarebbe meravigliosa, ma forse Tekken non è il gioco adatto. Però, prima o poi Kerrigan, prima o poi.
È stato anche richiesto Machamp, sicuramente per via di Pokken, sempre creato dal team di Arada. Poi Dante di Devil May Cry, che essendo di Capcom sarà quasi sicuramente un personaggio di Marvel vs Capcom Infinite, quindi è impossibile che ne venga data una licenza d'uso per Tekken. Qualcuno ha anche suggerito qualche altro personaggio di Street Fighter, ma secondo me Akuma basta e avanza, se no invece di Tekken 7 diventerebbe Tekken Cross Street Fighter. Invece di Street Fighter è stato un buon suggerimento quello di Skullomania della serie X. Sarebbe un tantino assurdo, forse troppo, ma potrebbe essere una buona mossa di marketing per via del fatto che Arika sta creando un nuovo picchiaduro ma non ha un publisher. Con questa mossa potrebbero pubblicizzare il gioco in Tekken e poi aiutarli a venderlo. Sono anche stati suggeriti personaggi di Dead or Alive e di Mortal Kombat, ma in pienissima sincerità, se venissero aggiunti come DLC non li comprerei. Ed infine, l'ultimo suggerimento degno di nota è 2 cani in un impermeabile. È una stupidaggine? Assolutamente, ma mi ha fatto ridere un sacco. E beh, per questo video direi che può anche essere tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo! Yoshimitsu di Soul Calibur. Sì, qualcuno ha anche chiesto Yoshimitsu di Soul Calibur.